If some other director had done it, they would have, I'm sure, done it a different way. But for me, I just needed to be able to tell the story the most effective way that I could. Domande? Io sono curiosa di... funziona la traduzione? So I'm curious to know what your emotion when you saw the first time the Ghostbusters. Oh, the original? Yeah. I was there opening night. I was in film school at the time, and my friends and I went. We didn't know anything about it. We saw one trailer, but this was in the days before the internet where you didn't learn everything about a movie before it came out. And so we just sat there and had this experience of, we couldn't believe how great it was and how funny it was, but also I'd never seen a comedy that big in scope. And that's the biggest thing, is the idea that comedy could have big special effects and could have high stakes and saving the world. That was just unheard of, and it always stuck with me. And I always thought, if I could just make, please come in. If I could make a movie like that, I'd be so happy. And then, ironically, I made that exact movie. So. No, it wasn't received. Ci sono domande? Una domanda lì, prego. Sì, buongiorno, ero curioso di chiedere a Wolfgang, sono qua su, salve, più che un film sugli acchiappafantasmi o su Ghostbusters, insomma, almeno questo lato a me pare molto deludente rispetto alla serie originale. Ho trovato il suo approccio rispetto all'attenzione, diciamo, ai geeks e ai freaks. Forse è stato questo che l'ha mossa per fare questo film più che veramente fare un film sugli acchiappafantasmi. Yeah, I mean, honestly, I can only tell the stories I know how to tell. And for me, the stories of outsiders and people who are undervalued by the people around them are the stories I respond to most. And I think that's what I liked so much about the original Ghostbusters, is they were always, they were still kind of outsiders, even though they were doing this saving New York. They were still considered to be kind of weirdos, and the mayor was trying to keep them tamped down and all that. And I guess I just loved the idea of telling a story about this friendship and somebody who was a believer and stayed a believer the whole time, the other person who was a believer who had seen a ghost but that got tired of being called crazy. It's to me the theme of legitimacy and who is considered legitimate. What do you need to feel legitimate? Do you need the outside world to validate you? Or can you just, by knowing that you are right and working with your friends, is that enough? And so it was kind of the jumping off point for the story, but then we had a much longer movie. The original cut of the movie was about 3.5 hours long, which can't do that. So we kind of brought that down to a minimum so we could still keep all the fun of the ghost busting and all that. So that was the motivation, to have as much fun as we could. I wanted to make a fun movie at the end of the day. I didn't want to make a drama, obviously. Certo, ovviamente io sono in grado di raccontare, cioè posso raccontare solo le storie che sono in grado di raccontare, e tra l'altro le storie che parlano di outsider, di persone emarginate, di persone che vengono svalutate o sminuite da quelli che sono loro intorno, sono le storie a cui io tendo a rispondere di più e meglio, ed era questa l'idea che mi interessava, l'idea che avevo voglia di raccontare, perché queste persone, nonostante appunto vadano in giro a salvare New York, a salvare il resto del mondo, a salvare le persone, poi sono comunque persone che tendono a essere emarginate, che vengono chiamate pazze, che vengono chiamate persone fuori di testa, ed era questa l'idea che mi andava di raccontare. Poi mi piaceva anche quest'idea di questa amicizia, di questa amicizia fra due persone, una persona che crede in qualcosa e continua a credere in questo qualcosa per tutto il resto del tempo della sua vita, e invece un'altra persona che, pur avendo visto un fantasma, pur credendo in un qualche cosa, è stanca di essere definita matta, di essere definita pazza, e quindi si allontana da tutto questo. E, diciamo che era fondamentalmente questo l'idea, il mondo che volevo raccontare. Ovviamente il girato è stato molto, molto più lungo e più ampio di quanto poi non si veda sullo schermo, perché
diciamo che il girato finale era di 3 ore e mezza, ma non potevamo certo proiettare questo sullo schermo, abbiamo dovuto quindi ridurre un pochino ai minimi quella che era la storia e quindi c'era l'aspetto ovviamente dei acchiappafantasmi, dei Ghostbusters. La cosa per me importante era quella di realizzare un film divertente, perché poi l'obiettivo era non fare un dramma ma una commedia. I'm sorry, I'll keep my answer shorter next time. Oh, God. I'm so sorry. You are fantastic. This is a true Ghostbuster right here. She busted the ghost of that answer I gave. Allora c'è una domanda lì e poi una qui davanti. Aspetta che... Andrea, passalo. Sì. Le voci che giravano qualche anno fa erano che Dan Aykroyd aveva intenzione di fare un nuovo capitolo della serie ma non trovava una produzione. Poi ora qua lo si vede come produttore esecutivo. Com'è andata la vicenda? Oh, I mean, Dan is one of my comedic heroes, always has been, and I knew that he had this movie they've been trying to get made, but then Bill wouldn't do it, and then it was never in the cards to happen. So when I came onto this with Ivan Reitman asking me, and then Dan as an exec producer, it was fantastic. I would always write to Dan like asking for help with a lot of the tech speak, because he's so good at all that, from the original one. And but he was so supportive the entire time, and was at our test screenings, and just really a super fan. He's just a wonderful, wonderful man. I can't state that enough. Dan è sempre stato il mio eroe comico, l'eroe della commedia, lo è sempre stato. Sapevo che c'era in giro quest'idea, questo progetto che però non riusciva a decollare, che non si riusciva a realizzare, anche perché Bill aveva detto che non ne voleva far parte, quindi era un po' scritto, come dire, nelle stelle, che non sarebbe mai riuscito, non sarebbe mai realizzato. Quando poi Ivan Reitman mi ha chiamato proponendomi di fare la regia e di dedicarmi a questo progetto, mi ha parlato del fatto che Dan sarebbe stato il produttore esecutivo, io ne sono stato felicissimo. Peraltro ho continuato a tenermi in contatto con lui, a scrivergli, per chiedergli soprattutto suggerimenti per quello che riguardava il testo, anche perché questo era molto importante nel film originale, tra l'altro questa era una cosa molto importante, e devo dire che Dan Aykroyd è stato estremamente un grandissimo appoggio, un grandissimo sostegno in tutto il film. Ha anche partecipato a alcune proiezioni di prova per vedere come funzionava, e devo dire che è stato veramente un grandissimo aiuto, non lo ringrazierò mai abbastanza. Buongiorno, allora lei è un po' il portabandiera della commedia comica femminile. Volevo sapere che cosa attira del lavorare con le donne, se secondo lei c'è un umorismo diverso, comunque c'è qualcosa che le donne apportano alla comicità che non si trova invece in quella maschile, e poi se crede, come insomma è stato detto nel film, però volevo una conferma di questo, che il terrorismo sia il nuovo fantasma contro cui combattere. Grazie. I love working with funny women. I feel that funny women have not gotten the chance to showcase themselves in American comedy for a very long time. They're always in service of the men, and then when they are, they're not even allowed to be funny. You have to be mean or overbearing or or perfect. And I know so many funny women, and I just decided I want to see them being funny, because I do find the female sense of humor different in a great way. I think it's very fun. I mean, look, this is very, I don't want to generalize, but in general, there's a supportive nature about female comedy that I love. All my female friends, it was just fun to hang with them. Sometimes male comedy can be very aggressive, which is fine and funny. It's just not what I do, not what I like. But I really just want to showcase funny women so that audiences, and especially men in the audience, can start to not view movies with women in them as not being for them. Not being a chick flick. Like, funny people are funny people, and if men can see funny women on a poster, just go, oh, they're funny, I'm going to see that. It's not for girls, it's for everyone. That's what we like to get to. And as far as the terrorism aspect, I mean,
that is what I loved. Do you want to answer that one first? Or? Okay. Rispondiamo alla prima. Part two. Parte prima. A me piace moltissimo lavorare con le donne divertenti, anche perché io credo che veramente ce ne siano tantissime in giro di donne divertenti che però non hanno avuto l'opportunità, loro non è stata data la chance di mettersi in mostra, e in genere, soprattutto nelle commedie, in genere anche nelle commedie, le donne vengono un po' messe al servizio degli uomini, e anche in quello, anche nelle commedie alle donne non viene neanche consentito di essere divertenti. In genere il ruolo delle donne nelle commedie al maschile è quello di essere magari persone cattive, di essere magari eccessive, di essere pesanti, e quindi o di tendere di essere iperperfettine, e invece io conosco tante donne molto, molto divertenti. Mi piace molto lavorare con loro, anche perché l'idea è quella di fare una commedia al femminile e mostrare tramite la commedia al femminile che in realtà questa è una commedia per tutti, e non semplicemente perché al femminile che sia soltanto per donne, per ragazze, perché nella commedia alle donne non è stato dato, stata data questa possibilità. Io invece voglio che magari un uomo, vedendo appunto il poster di un film con una commedia al femminile, non pensi è solo per donne, ma che sia un film per tutti, perché poi fondamentalmente le persone divertenti sono persone divertenti a prescindere dal sesso, e diciamo che nella commedia le donne tendono a essere divertenti in una maniera che è più di appoggio, più di sostegno, più tranquilla. A volte le commedie al maschile tendono a essere più aggressive, non che non vada bene, semplicemente io non sono il mio genere di commedia, il mio modo di lavorare non è questo, e l'idea appunto che il punto di vista è che la commedia è divertente, punto e basta. Passando alla seconda fase, la seconda domanda. And for the other, yes, I very much love science, and I love the idea of a bad guy, one lone person with a bad agenda could use science to somehow create paranormal activity. I found scarier than if the gods had sent somebody back, and so I just found that to be an interesting way to do it, of sort of God's lonely man who with his ingenuity and terrible agenda could actually create such mayhem. So that's felt like it was another take I could relate to, that I wanted to bring to it. E poi per quello che riguarda la seconda parte della domanda, sì, mi piace la scienza, mi piace anche l'idea che magari un essere, una persona sola, un solitario, che però ha un programma, ha in mente dei piani che non sono piani positivi, possa utilizzare e sfruttare la scienza per poter magari riportare le attività paranormali sulla Terra, o sfruttare attività paranormali. Questa la trovo una cosa molto più spaventosa che non magari il fatto che gli dei possano aver rimandato qualcuno sulla Terra. Mi piaceva proprio l'idea di una persona isolata, di un solitario che, sfruttando la propria ingegnosità, la propria capacità, potesse realizzare tutto quel macello, perché voleva portare avanti dei piani assolutamente cattivi. Questa secondo me era una prospettiva diversa che mi piaceva raccontare. C'è una domanda lì? Quindi so che... Ma non so se è quella che gli ha ripetuto, non so se... Sì, era la risposta. Sì. Prego. Buongiorno, sono qua. Il film è dedicato a Ron Remis, che non c'è più, credo ci sia anche un suo figlio, parente nel cast tra i metallari, e appaiono tutti i personaggi del primo film tranne Rick Moranis. Mi domandavo se c'è un motivo. No, we asked Rick Moranis to be in this also. We had a little cameo part for him too, but he was the only one who decided he didn't want to do it, which was sad to me because I'm such a fan of his. But yeah, Harold, we wanted to pay tribute to. Actually, Harold's son is in the movie in front of the rock concert when the guy runs up and high fives our bad guy. That's Harold Ramis's son. And then if you look very closely, when the first time we see the firehouse, when the realtor is showing it to the Ghostbusters,
there's a woman holding a baby standing on the corner. That's Harold's daughter, and that's Harold's grandson is the baby. So they were very involved. Erica Ramis, his widow, was around and very supportive of the movie. So I really wanted to, I knew Harold, and I wanted him to have as much presence as he could with this movie, even though he's gone. Gli abbiamo chiesto a Rick Moranis se ne voleva far parte, se voleva, in realtà abbiamo preparato un ruolo cameo per lui, ma lui ha rifiutato l'invito, ha detto che non era interessato a partecipare. Il che peraltro mi ha intristito molto perché io sono un suo grandissimo fan. Per quello che riguarda Harold, sì, è vero, abbiamo cercato di rendergli omaggio in tutte le forme possibili e immaginabili. Per esempio c'è il figlio, quando c'è il concerto rock, il ragazzo che praticamente batte il 5 è il figlio di Harold. E poi c'è un'altra scena, la scena quando si vede per la prima volta la stazione dei pompieri, quando c'è quella signora che ha in braccio un bambino, quella è la figlia di Harold col nipotino, e anche Erika, la vedova, ha partecipato, nel senso che è stata sempre presente, ha dato un suo contributo, comunque è stata sempre presente sul set. Abbiamo cercato di rendere quanto più possibile omaggio a Harold in questo film. Allora, c'è una domanda lì? Volevo sapere se ci raccontava qualche cosa sulle apparizioni di Bill Murray e di Sigourney Weaver, come erano nate, come erano state pensate, come le aveva costruite e perché, insomma. Grazie. Yeah, when we wrote the first draft, Katie Dipple, my co-writer, was the one who thought it'd be she liked the idea of having the skeptic show up, being Bill Murray, because we knew he didn't want to do the other ones, so thought that actually might be a role he would be interested in playing, which he read it and loved it. But we still didn't know if he was going to do it up until about 2 days before we shot the scene, because Bill is infamously hard to pin down. But he's been so supportive of this project from day one that when I first announced I was going to do it with a female cast, not even knowing who the cast was, he did an interview where he was very supportive of it and even thought we should hire Melissa McCarthy and Kristen Wiig. So he's fantastic. And then Sigourney always wanted to be involved with it too. The whole, all of the cast. I mean, Ernie, I think, was a little hesitant at first when he first heard the news, but then he's become such a supporter. So it's really fun. It's nice that everybody is, that the whole gang has really supported us like this. Ma in realtà quando abbiamo completato la prima stesura della sceneggiatura è stata Kate Dipple, la mia co-sceneggiatrice, che ha avuto l'idea di coinvolgere gli attori del primo film, e l'idea è stata sua, quella di far interpretare proprio a Bill Murray il ruolo dello scettico, anche perché in realtà lui aveva detto che non voleva interpretare nulla, non voleva fare nulla nel film, quindi a quel punto gli abbiamo proposto questo ruolo, questo cameo, che a lui è piaciuto tantissimo, anche se che una volta letto, una volta trovato interessante, comunque non è che avesse accettato, perché fino a 2 giorni prima di girare quelle scene non sapevamo se le avrebbe interpretate o meno, in quanto Bill Murray è un famigerato in termini di persona che non è difficile da inchiodare, da bloccare, che non è facile da inchiodare, da bloccare, quindi fino all'ultimo non sapevamo se avrebbe accettato o meno, però nonostante questo è stato un grande supporto per il nostro progetto. Non appena è venuto a sapere che c'era questo progetto in realizzazione, che avrei realizzato questa cosa con un cast al femminile, si è dimostrato subito entusiasta, ha rilasciato un'intervista in cui ha detto che l'idea gli piaceva molto, anzi è stato anche lui in parte a suggerire di scegliere la McCarthy e la Wiig come protagoniste, e per Erin anche per Ernie avevamo cercato appunto di realizzare un ruolo che fosse un ruolo interessante, quindi si è lavorato su questo e siamo stati appoggiati e sostenuti.